Vabbè, omosessuale è quando uno è attratto da persone del suo stesso sesso. Genere, parliamo di genere in questo caso. Ragazzi, è difficilissimo, perché io non voglio fare gaff, voglio essere rispettosa, però effettivamente per chi non è dentro questo mondo è difficile. Anche per chi è dentro questo Anche mondo, perché ragazzi, ragazze, ragazzi e ragazze. Ne parleremo poi anche ne di questo. parliamo perché questa cosa dell'asterisco a me mi crea dei problemi. Ma non necessariamente. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, oggi vi porto a conoscere Jonathan, che è presidente dell'associazione Coming Out, che io ho incontrato per caso un paio di sabati fa, mi sembra, quando sono andata a fare la spesa all'Ipercoop e lui era lì con un banchino informativo. Jonathan, vuoi dire due parole su Coming Out? Che cos'è? Certo, allora, buonasera, ciao. Allora, io sono presidente di un'associazione piccolina che è un'associazione LGBTQIA+, dedicata proprio a tutta la comunità queer e lavora nelle periferie di queste zone, diciamo, un po' marginalizzate dall'informazione che sono la Val di Nievole, la zona del Cuoio e la Piana di Lucca e aiuta, diciamo, le associazioni un po' più grandi ad arrivare dove magari è più difficoltoso arrivare. Siamo anche all'interno del comitato organizzatore di Toscana Pride e già da 2 anni cerchiamo sul territorio di fare attività di sensibilizzazione e soprattutto di informazione su tutte le tematiche che riguardano la nostra comunità. Ecco, perché per chi, siccome ci seguono un po' da tutta Italia, per chi non lo sa, siamo nella zona di Montecatini, però appunto è una zona un po' così, un po' di campagna, quindi siamo un po' lontani da tante realtà. Un pochino più informate, ecco, quindi con una vita già sociale anche un pochino più ampia rispetto a quella che Certo. abbiamo noi, dove ci sono ancora persone che purtroppo hanno difficoltà a comprendere cosa sono, cosa provano e quindi chiaramente abbiamo questa piccola difficoltà anche a uscire e magari vivere la propria vita in completa libertà. Ecco, allora, siccome io mi sono resa conto che io per prima sono molto ignorante sull'argomento, quindi vorrei proprio che tu ci spiegassi innanzitutto la differenza tra identità di genere e orientamento sessuale. Proprio parla libero, ovviamente occhio alle parole che usiamo perché sennò YouTube ci sega le gambe, però Certo. insomma. Allora, chiaramente la comunità queer, il termine che è stato utilizzato recentemente anche da Big Mama a Sanremo, è ampia e prevede sia persone in base all'orientamento sessuale che persone in base all'identità di genere. Con identità di genere si intende praticamente la visione personale del genere di riferimento, ovvero una volta noi avevamo 2 generi riconosciuti a livello proprio legale che erano il genere maschile e il genere femminile. Non necessariamente c'è solo questo binarismo di genere, perché ci sono persone che possono anche non interfacciarsi all'interno di questo genere, quindi l'identità di genere è quello che la persona sente di essere. Quindi sono praticamente il genere maschile, il genere femminile, ma anche altri generi che vanno nella branca dei generi non binari o nei generi transgender. Non a caso si riferisce alle persone che sono in linea con il proprio aspetto esteriore e con il proprio genere di nascita come persone cisgender o cis in Ecco, maniera troncata. spiegami meglio, perché io do per scontato che chi ci segue magari è un po' come me, no? Quindi che vuol dire? Cis è chi è nato in un genere e si rispecchia in quel genere dato alla Ok. nascita. Quindi se tu sei una donna nata donna Sì, e mi che sento si donna, rispecchia sono cisgender. se tu sei una donna cis o donna cisgender. Ok. Mentre transgender? Transgender sono le persone che non si rispecchiano nel genere di nascita. Ok. Poi ci sono varie, transgender è un termine diciamo ombrello che racchiude tantissime persone, dalle persone agender che non si reputano all'interno di nessun genere specifico, alle persone non binarie che non si interfacciano all'interno di un genere dei 2 diciamo binari, quindi non sono il maschile e il femminile, il binarismo a 2 diciamo che viene sempre riconosciuto all'interno della comunità mondiale. E poi ci sono anche per esempio le persone gender fluid, ovvero quelle persone che variano
nel genere a seconda del periodo, delle sensazioni, quindi ci sono, diciamo, varie tipologie e questa è praticamente la parte dedicata al genere. L'orientamento sessuale o romantico o affettivo o estetico sono praticamente invece quello che riguarda la sfera di attrazione, quindi non è una cosa collegata perché ci sono praticamente persone transgender in relazioni etero, ma l'orientamento sessuale riguarda tutte le attrazioni che una persona può provare verso altri generi. Ok. Abbiamo il genere eterosessuale, che è quello che la norma ha inserito come il genere normale, lo metto fra virgolette che è una parola che io non uso neanche Sì, quando mi vabbè, chiedono il caffè. si mette sempre tra virgolette il normale, perché effettivamente cosa è normale? Quindi Addirittura io ho criticato un cameriere una volta perché mi ha detto la vuoi la Coca-Cola normale o zero? Io la voglio classica perché dire normale mi sembra sì, sì, no, è originale, vero, no? è Cercare vero. qualche Sì, termine sì. per... Perché effettivamente non esiste il normale. No, il normale proprio no. E poi abbiamo naturalmente l'orientamento omosessuale, l'orientamento bisessuale, l'orientamento pansessuale e tanti altri orientamenti che Eh. riguardano tutta la sfera dell'attrazione che può essere fisica, sessuale, quindi si parla di orientamenti sessuali, oppure romantica, quindi si parla di orientamento romantico, oppure addirittura anche puramente estetica. Ecco, frena, perché hai detto tantissime cose, però io sono convinta che Che la gente non la abbia maggior parte di capito. noi non si sa di cosa stai parlando. Allora, Cerco di non essere noioso, scusatemi, no, no, ma ma ogni tanto poi vabbè. quando parto io parlo. No, no, è che ci sono delle cose effettivamente che per te sono chiare, per me no, e suppongo anche per molti che seguono il mio canale. Dunque, allora, hai detto pansessuale. Vabbè, omosessuale è quando uno è attratto da persone del suo stesso sesso. Genere, parliamo di genere in questo caso. Ragazzi, è difficilissimo perché io non voglio fare gaff, voglio essere rispettosa, però effettivamente per chi non è dentro questo mondo è difficile. Anche per chi è dentro questo Anche mondo, perché- perché posso garantirvi che a volte, anch'io, tante volte pur avendo una vita omosessuale da anni, essendo attivista già da molto, comunque su alcune cose tante volte mi devo informare, soprattutto sempre paura di dire qualcosa che poi possa, fra virgolette, offendere persone che magari vivono veramente quella situazione che io magari non posso vivere. Io ho sempre detto, quando devo parlare di qualcosa, certe volte cerco sempre o di informarmi oppure di portare Certo. con me qualcuno che fa parte di quel gruppo di persone che provano proprio quel disagio in alcuni casi, o comunque che provano praticamente quell'attrazione, quell'orientamento che non è il mio. Ok. Non a caso noi ci siamo incontrati in un momento di una settimana che parlava di aromanticismo che io e non chiaramente sapevo io cosa mi sono fosse. dovuto informare prima di poterne parlare e chiaramente ho avuto il beneplacito di persone aromantiche che quello che avevo scritto e che avevo fatto andava bene, perché chiaramente sono cose particolari. Allora, praticamente l'orientamento sessuale riguarda, o l'orientamento romantico, ricordiamo che sono due cose abbastanza separate. Intanto facciamo questa distinzione. Cos'è orientamento? Che poi, allora, scusa, io la parentesi la devo aprire perché, come ho detto a te, sono abbastanza contraria a tutte le etichette e penso che tutte le etichette che mettiamo poi alla fine vengono messe un po' come le leggi della Bibbia per la durezza dei nostri cuori, perché se i nostri cuori fossero aperti tutte queste etichette forse non sarebbero neanche necessarie. In realtà è proprio per quello, perché purtroppo è quello che dico io, noi dobbiamo conoscere, essere persone curiose che provano a capire, a comprendere, però per comprendere bisogna conoscere, quindi le etichette sono state create per autodefinirsi, ma soprattutto per rendere le persone coscienti di quello che sono, nel senso, io se mi trovo davanti una persona bisessuale, asessuale, omosessuale, eterosessuale, non faccio distinzioni, ma perché io ho fatto un lavoro su di me che supera queste etichette.
Però chiaramente ci sono persone che ancora hanno difficoltà, come il coming out che vengono fuori dai personaggi famosi, tanti hanno ancora paura a dirlo e soprattutto tanti dicono non è necessario. In realtà a volte potrebbe essere necessario per aiutare persone Certo. che hanno difficoltà a fare coming out. Non ci dovrebbe essere bisogno di fare coming out, No, perché infatti, l'orientamento cioè, ognuno sessuale fa- romantico non dovrebbe inficiare quello che è una persona, però certo. purtroppo in questo periodo, e io continuo a dire, e lo dico spesso, morirò che ancora ci sarà da lavorare, in questo periodo sarà sicuramente più facile fare informazione parlando anche per termini che dovranno poi in un futuro essere superati perché non ci dovranno essere problematiche Certo. di sorta, però purtroppo al Ora è momento così. dobbiamo ancora, per forza di cose, per informare, dare nozione di tutti i termini della comunità. Sono tanti, sono tantissimi, esistono glossari che cercano di essere aggiornati il più possibile, però chiaramente ci sono tante possibilità. Ok. L'orientamento sessuale e l'orientamento affettivo sono due cose distinte che non necessariamente vanno di pari passo. Ma perché? Per il semplice fatto che una cosa è l'attrazione romantica, quella relazionale, cioè una coppia ha un'attrazione romantica, quindi più di testa, di amore, diciamo, da un punto di vista romantico e affettivo, ma può non avere un'attrazione sessuale o Ma lo sai che sta roba viceversa. secondo me è roba anche tra eterosessuali. Ma Cioè- ci sono tantissime persone asessuali che vivono in coppie Ma, eteroromantiche, perché ecco. chiaramente il fatto di essere attratto da un genere non significa che quel genere sia attrazione fisica che attrazione romantica. Ok, va bene. L'orientamento sessuale chiaramente riguarda la fisicità, quindi Certo. tutto quello che è, diciamo, la sessualità e Anche più comunque istintivo. l'attrazione, a volte anche più istintivo. Non a caso quando si parla anche di fluidità, tante volte tanti pensano che sia una cosa un po' così di indecisione, invece no, in realtà è proprio perché comunque l'attrazione Può essere per entrambi. può essere in tantissime varianti, non a caso esistono tanti termini e questi termini sono veramente tanti. Via, cominciamo a dire Cominciamo. Eterosessuale è chiaramente il termine per cui una persona è attratta da una persona del genere opposto. Quindi un uomo attratto solo da donne, una donna attratta solo da uomini. Ok. E fin qui è abbastanza noto, diciamo. Purtroppo dovrebbero esserle tutte note, però questa, diciamo, No, vabbè. è quella più nota. Cominciamo intanto a portare noi un semino. La persona omosessuale, che rappresenta sia l'omosessuale maschile che l'omosessuale femminile, poi chiaramente c'è il termine gay per gli uomini omosessuali, c'è il termine lesbica per le donne omosessuali. In realtà il termine in inglese gay va per tutto, cioè per qualsiasi persona omosessuale, però chiaramente anche nelle terminologie LG sono state ben distinte, perché chiaramente è anche per dar valore poi, e ne parleremo magari in futuro, proprio alla parte femminile che tante volte si è sentita discriminata. E sono persone chiaramente attratte da persone del loro stesso genere. Ok. Quando si parla invece di bisessualità, sono persone attratte da persone di due generi distinti, che non necessariamente sono il genere uomo-donna, perché abbiamo parlato prima anche dei generi non binari, quindi uno può essere attratto, un uomo può essere attratto da uomini e persone non binarie. Chiaramente poi lì si va sta diventando complicatissimo. Solitamente la sì. bisessualità si riferisce a una persona che è attratta sia da genere maschile che genere femminile, ok. però questo non è necessariamente detto, sono due generi. Poi esiste la pansessualità, che è una evoluzione della bisessualità, ovvero le persone pansessuali sono persone che vengono attratte dalle persone indistintamente dal genere. Cioè io mi trovo davanti a una persona, mi piace, che sia uomo, che sia donna, che sia trans, che sia quello che è, non me ne frega niente, a me piacciono le persone, questa è la pansessualità. Addirittura tanti prendono in giro, anche all'interno della comunità, praticamente in Italia viene fuori cose col pane, in America, in Inghilterra con le padelle, perché pan in inglese pan vuol dire padella. sì, pan è padella, sì. E quindi chiaramente ci sono queste cose, però chiaramente la pansessualità è un orientamento sessuale ben definito che Pansessuale attualmente non deriva dal dio Pan?
per caso? No. Non me lo chiedo, su questa cosa qui mi no! trovo impreparato perché Scusa. ci sta, perché chiaramente pan è un termine come la Pangea al tempo che Sì, sì, rappresenta sì. il tutto, Sì, diciamo, sì, sì, quindi sì, sì, chiaramente sì. Ok. c'è, diciamo, molte origini chiaramente latine e Ok. greche nelle parole e praticamente ultimamente, tra l'altro, hanno una bandiera bellissima perché io adoro i I colori pansessuali. A Sì, le proposito di persone bandiere, dove le hai pansessuali. messe le Ah, tue? sono qua. Dopo ce le Vado a faccele prendere vedere, dopo, vai. vado a prendere dopo, finiamo un attimo questa Ok, cosa e vai. poi così. E praticamente c'ha questi colori sgargianti, tutti accesi, che io adoro, ce ne sono tantissime le bandiere, sono bellissime. E tra l'altro sulla nostra pagina Facebook di Coming Out c'è proprio la rubrica che così Sì, qualcuno dopo vi lascio giù tutti i può link, anche, fra virgolette, attraverso le bandiere comprendere anche un po' meglio tutto quello che sto dicendo io, sperando di non aver fatto castronerie e cose del genere, perché ho una Vabbè, paura poi insomma, matta. se hai fatto qualche castroneria ci perdoneranno, Sì. anche perché questi video sono fatti veramente con un Quasi live, intento. praticamente. Sì, perché chi mi segue lo sa che siamo così, non preparo praticamente niente, quindi sono fatti con l'intento comunque di portare amore nel mondo, di essere aperti, perché veramente i paletti, vero? Vero, Non servono a soprattutto di nessuno. insinuare un po' di curiosità, perché Sì, chiaramente e noi poi facciamo appunto, un'infarinatura e poi certo, chiaramente qualcuno può. chi è interessato poi approfondisce, insomma. Poi abbiamo naturalmente le persone asessuali Cioè quelle che non hanno che attrazione non hanno sessuale in attrazione, generale. no, non hanno attrazione per nessun genere. Non necessariamente una persona sessuale non fa sesso, come non necessariamente una persona romantica non sta in una relazione. E qui è difficile però È difficile, capire. soprattutto è poco rappresentata anche nei media, e quindi è una situazione un po', diciamo, più difficile. Non a caso, io lo dico, siamo come associazione siamo amica di un'associazione che si chiama Caro di Buoi, che racchiude tutte le persone asessuali e aromantiche d'Italia, e al momento non è che hanno dei numeri incredibili, perché chiaramente tante persone hanno difficoltà. Abbiamo qualche, soprattutto nel mondo anglofono, qualche rappresentazione proprio a livello proprio di personaggi famosi che hanno iniziato, abbiamo qualche libro che incomincia a parlarne, però chiaramente è più difficile. Poi asessualità e aromanticismo sono termini ombrello, ovvero all'interno hanno varie sfumature, perché ci sono le persone, per esempio, demisessuali, che non provano attrazione per nessun genere, però potrebbero provare attrazione per una persona con cui hanno un forte legame affettivo. Quindi anche la sessualità non è necessariamente una cosa a paletti, nel senso, sei asessuale non devi fare Certo. sesso, no, questa è una cosa Ma sbagliatissima. scusa se ti interrompo, ma possono essere anche situazioni, io le vedo anche come situazioni transitorie, no? Tipo, per Allora, esempio, prendo me per esempio, no? Che mi reputo, oddio, non so più neanche come reputarmi, però dicevo, ci sono comunque dei periodi della vita in cui una persona può non essere interessata al sesso perché magari in quel momento c'è una sessualità, oppure è diversa la cosa? allora, è una cosa che varia anche a seconda dei periodi, però non si può parlare, è brutto parlare di cose transitorie perché si dà l'impressione di indecisioni, di No, cose del no, genere, è no? proprio che comunque l'essere umano è sempre in cambiamento, siamo in continuo Sì, sì, cambiamento, in quello, evoluzione, su quello e quindi non chiaramente siamo sì. mai uguali a Io ieri. credo che sia più un fattore anche di quello che la società precostituita ci vuole insieme. Cioè, se uno non prova attrazione fisica per nessun genere, sembra sbagliato. Ah sì, ora poi che... E quindi Mamma mia. chiaramente addirittura abbiamo delle problematiche proprio dal punto di vista psicologi, perché Certo. la psicologia ancora, addirittura in America, la A nella sigla viene completamente snobbata, Ah, ecco. perché chiaramente ancora ci sono qualche psicologo che dà problematiche di natura mentale. In realtà sono tutte cose, naturalmente la fluidità esiste, nel senso, può essere che qualcuno, però non necessariamente si può definire transitorio, cioè può essere una persona asessuale o aromantica da sempre, può essere una persona che lo è diventata per delle esperienze personali, ma diventare, anche questo è un termine brutto perché chiaramente sembra quasi che uno possa scegliere, invece in realtà l'unica scelta che è se vivere la propria vita alla luce del sole oppure no, perché chiaramente una persona non diventa gay, ma
una persona è gay, Certo. punto. Poi se lo vuole, che questa cosa è una cosa molto importante, perché poi quando si parla di scelte a volte No, si io fa mi narrazione mi sbagliata. riferivo più alla sessualità, cioè intesa come, se non ho capito male, come una mancanza di interesse verso il sesso di qualsiasi tipo. È questa la sottigliezza, nel Ecco. senso, non è una mancanza di interesse Ok, necessariamente ecco, verso il vedi, sesso, è è che diverso. io vedo le persone e non mi attraggono sessualmente. Ok. È questa la piccola differenza, ok. è una piccola differenza che poi è su questo proprio, perché chiaramente se uno dice Ed è qui che c'è non- bisogno di spiegare, perché appunto non mi interessa il sesso, è una problematica psicologica. che non è un problema, perché anche lì parliamo di, Quello insomma, che reputano gli psicologi. Non provo attrazione per nessun genere. è un altro È discorso. un altro discorso. Ok, ecco, vedi, bisogna spiegarle queste cose. Sì, sono piccole sottigliezze a volte che anche noi all'interno della comunità, non a caso io ho fatto 2 o 3 discorsi forse che nell'ultima parte che forse non è proprio perfetto, Vabbè, però se ci avete da dire qualcosa, scrivete comunque in buona modo- fede, comunque. E soprattutto, se volete commentare, commentate con gentilezza, perché se commenti non sono gentili, io vi banno, quindi qui tranquilli. Ok, no, sinceramente mi fa piacere soprattutto avere, io lo voglio dire proprio, avere avuto questa possibilità, anche se è un'infarinatura, anche se a volte si va sul superficiale, perché chiaramente non ho detto neanche tutti gli orientamenti possibili. No, ma perché infatti sono io ti avevo veramente dato 20 tanti. minuti, ma diciamo arriviamo a 25, dai, dici io smetto di interromperti. No, vabbè, diciamo che la branca, diciamo, degli orientamenti più, diciamo, comuni nella nostra comunità sono questi. Poi, non a caso, la sigla attuale è proprio LGBTQIA+. Cosa significa? Significa che vengono rappresentate le persone lesbiche, le persone gay, le persone bisex, e nella bisex viene considerato tutte quelle persone che non sono monosessuali, ovvero che non hanno un solo genere di riferimento, Ok. quindi bisessuali, pansessuali e non monosessuali, perché esistono anche le persone polisessuali, pentasessuali, trisessuali, sono No, ok, qui non ci branche, arrivo, no, troppa roba. basta il prefisso, si Ok, capisce subito, ok. polisessuali tutti i generi, pentasessuali 5 generi, Ma il trisessuali 3 generi. pansessuale già non comprende tutto. Però sono piccole distinzioni che le persone che Ok, appartengono hanno bisogno di a averle. quell'orientamento Ok. devono avere. Ok. E chiaramente poi c'è naturalmente la T delle persone trans, che anche in questo caso trans è un termine ombrello, transgender è un termine ombrello, quindi racchiude tutte le identità di genere non binarie. E poi abbiamo aggiunto la Q, che sta proprio per queer, ma alcuni la considerano anche per questioning, cioè le persone che si stanno domandando qualcosa sul loro orientamento, sulla loro identità di genere. E poi la I delle persone intersex, che questa è una cosa che secondo me andrebbe affrontata in un video solo a parte, perché è una cosa molto importante, e la A, che vale per le persone asessuali, le persone aromantiche, ma anche per gli alleati, cioè le persone alleate, Cioè? quindi le persone etero che sono alleate della comunità, le straight ally, come dicono in America, cioè ovvero le persone etero alleate della comunità, quelle che comunque vogliono dare una mano a Ok. migliorare. Ah, Il tuo rientra caso, un po' perché- nell'A. sì, tra l'altro esiste una bandiera anche per gli etero No, alleati, davvero? che è una bandiera praticamente a strisce bianche e nere con una A arcobaleno nel mezzo. ma che bello, me le Quindi- mandi queste bandiere, Certo. poi magari le inseriamo nel Mettiamo video. direttamente il link diciamo, alle spiegazioni delle bandiere. Sì, sì. A proposito di bandiere, chiudiamo Ecco, intanto vai. per far vedere Sì, facci vedere quelle che hai l'ultima portato. bandiera praticamente che è stata, perché per esempio Mengoni l'anno scorso all'Eurovision è uscito fuori con una bandiera rainbow, ma mancava un pezzettino. Ah, ok. No, non l'ho visto, mi sono persa Mengoni. Io fra l'altro lo amo Mengoni, cioè proprio... Anch'io. è una Lo creatura- amerei in tante altre maniere. è No, una non lo creatura posso dire, sono fidanzato, scusa. No, va bene, ecco, lui penso che come si fa a non amarlo? Cioè, è bellissimo in ogni senso, cioè, lo sapete, io ci sono lui, Argentero, insomma ci sono dei personaggi Ha che... detto niente. sì, Allora, questa non Allora, so se si riesce a vedere tutta. vediamo se ce la facciamo rientrare. Allora, questa Allora. è l'ultima bandiera
creata da un certo vecchiette, non so come si pronuncia perché è un italo-americano palesemente, che comprende chiaramente i 6 colori della bandiera Rainbow, che non sono stati sempre 6, ma anche questa la storia la trovate poi nel caso sui link, praticamente che comprendono i 6 colori della bandiera Rainbow, principalmente che sono il rosso, l'arancio, il giallo, il verde, il blu e il viola. Che sono gli stessi colori dei chakra. Sì, praticamente sì. Poi è stato deciso di mettere a mo' di Repubblica Sudafricana, diciamo, una sorta di triangolo che comprende praticamente le lotte anche delle persone marginalizzate in base all'etnia, quindi abbiamo praticamente il nero e il marrone per quanto riguarda la parte della comunità queer black e quella Asian, che hanno avuto soprattutto negli Stati Uniti molte problematiche. Ah, sì? Sì. La bandiera trans, che è praticamente quella con i 3 colori, qua vabbè, sono solo 3 in Celeste, realtà, rosa e nella bandiera effettiva ci sono varie tonalità, che anche qui dovremmo uscire dal fatto del blu e rosa, però ne parleremo poi. E questa è una bellissima bandiera che è la bandiera intersex, e affronterei l'argomento intersex magari in futuro, in un altro video, perché è una cosa molto più ora importante. lui rimane qui e registriamo altri video. Questa praticamente è molto bella, ed è questa l'aggiunta rispetto a quella che ha portato Mengoni l'anno scorso, perché parte qua. le persone intersex, la famosa I, sono persone che nascono con parti di entrambi i generi e non sono necessariamente parte della comunità queer da quel punto di vista lì, ma lo potrebbero diventare purtroppo per un discorso legale dedicato proprio al discorso della documentazione. Ok, sì, questa è una cosa, secondo me, io non ne ho mai sentito parlare, quindi sì, parliamone, dai. Vai. Vai. Ragazzi, ragazze, ragazzi e ragazze, ne parleremo poi anche di questo. Ne parliamo perché questa cosa dell'asterisco a me mi crea dei problemi. Ma non necessariamente deve essere utilizzato quello per avere un linguaggio inclusivo. Facciamo un altro video. Allora, ciao a tutti e tutte. No, ora mi hai messo ciao ad ogni persona che ci sta seguendo. Bene, ciao, punto. Alla prossima.